Finisce qui! Finisce qui! Inter batte anche il Torino. 2-0 il risultato finale in una domenica dal clima di festa. L'Inter non vuole rovinare nemmeno i festeggiamenti, nemmeno a campionato già archiviato. Doppietta di Hakan Çalhanoğlu per l'Inter che continua a segnare, continua a macinare punti, vuole record. Partita dai ritmi sicuramente di fine stagione, dove comunque l'Inter la porta a casa. Serve chiaramente un'espulsione che indirizza la partita, che rende diciamo ancora più complicata la resistenza del Torino, e poi la doppietta di Hakan Çalhanoğlu con un rigore battuto alla perfezione ed un gran bel gol di Mancino. Simo è un Inter dominante dall'inizio, lo vuole essere fino alla fine, con un Inzaghi che ha voluto schierare i migliori uomini anche oggi, e adesso può partire ufficialmente la festa strameritata. Sì, oggi è la giornata. Oggi è la prima volta che la partita è quasi un contorno rispetto a quello che arriva qualcosina prima, ma soprattutto dopo. Anche se poi, come abbiamo detto anche nel pre-partita, forse la scelta di scendere in campo con tutti i titolari era dovuta al fatto di non voler, da un lato non voler rischiare magari di non vincere la partita che comunque sta nel giorno della festa, che avrebbe lasciato un pizzico di amaro in bocca, relativo però un pizzico sì, e poi anche il fatto di voler scendere in campo nella prima da campione d'Italia con lo stadio pieno, con i tuoi titolari, e poi anche dopo abbiamo visto con praticamente tutte le principali riserve di questa stagione. Io mi aspetto qualche cambio in più dalla prossima, lo vedremo, però oggi forse era anche, tra virgolette, giusto così, tant'è vero che mi pare di aver visto, se non a tutti, comunque a più di uno di quelli che sono usciti, è stato dedicato il coro personalizzato, e tant'è che sono andati in panchina e hanno subito ringraziato la curva, quindi c'era anche una forma di, una voglia di tributare un'intera stagione molto positiva. Sì, infatti il clima è stato da brividi dal primo all'ultimo istante di questa partita, con cori, festeggiamenti, con una domenica davvero emozionante da vivere allo stadio, e che abbiamo condiviso anche noi durante questa partita di cui adesso parliamo. Prima, Simo, però mi prendo un attimo per segnalare a tutti i nostri ascoltatori un podcast che vi consiglio di ascoltare. Il podcast si chiama Il giocatore d'azzardo. Si tratta di un podcast divulgativo sulla consapevolezza sul gioco d'azzardo. Vi condivido anche la schermata, lo trovate anche, vi faccio vedere la schermata da Spotify, eccoci qua. È un podcast divulgativo appunto sulla consapevolezza nel gioco d'azzardo. È un podcast in cui in 8 puntate Marcello Marigliano, gambler di professione, viene intervistato da importanti ospiti, appunto in veste di host nel corso delle puntate. Esatto, un podcast divulgativo, e infatti tramite queste interviste si vogliono approfondire le strategie, le regole, i falsi miti e le insidie, e soprattutto anche la sottile differenza tra il giocare d'azzardo e il saper giocare d'azzardo. L'obiettivo a questo proposito non è appunto quello di promuovere il gioco d'azzardo, ma più che altro di educare il giocatore inconsapevole. Ecco, credo, Simo, che sia davvero un tema, un argomento decisamente importante di cui discutere, per cui se siete interessati a questi temi assolutamente vi consiglio di ascoltare il podcast Il giocatore d'azzardo. Lascio il link in chat per chi ci sta seguendo in diretta, mentre per chi ci segue in differita o in podcast trovate anche in descrizione il link per seguire il podcast su YouTube e su Spotify. Ne approfitto per mostrarvi anche una breve clip, un estratto di una delle puntate con protagonista Riccardo Trevisani. Eccolo qua, ve lo faccio ascoltare. Capire la gestione del bankroll è fondamentale, cioè tu dici giustamente divulghiamo il podcast per aiutare lo scommettitore, facciamo che lo scommettitore ha 100 euro da buttare, ecco, sul live quanta percentuale può giocare? 0%, perfetto. No, ma ovviamente non ti avrei risposto se non fosse stato proprio questo esempio della live, che è abbastanza, No, è importante. che è abbastanza, perché il vantaggio dei bookmaker in live è molto ancora più alto. È molto più alto, perché conta molto di più ancora, diciamo, come dire, l'interpretazione da un punto di vista statistico, Okay. Utilizzando, diciamo, strumenti tecnologici, perché
diciamo uno scommettitore da 100 euro sicuramente non è in grado di fare i ragionamenti e le interpretazioni che il bookmaker riesce a fare in quei momenti. Ok. Questo era un estratto, trovate il link in chat e in descrizione per chi ci segue in differita. Simo, può partire la festa adesso, allora, con la nostra Inter, con una partita in cui tra l'altro ci sono anche delle note secondo me interessanti da sottolineare, perché Inzaghi, come diciamo, sceglie di andare con i titolarissimi, poi a gara in corso vediamo anche le 3 punte ad un certo punto, con Sanchez inserito alle spalle di Arnautovic e Lautaro Martinez, su Lautaro che purtroppo non si sblocca, anche se i giocatori dell'Inter hanno provato in ogni modo a farlo sbloccare, ma non credo che sarà questo a rovinare la festa in un giorno in cui tra l'altro l'Inter vola a più 19 addirittura sulla seconda in classifica, che è il Milan, a più 24 addirittura sulla Juventus, un distacco veramente abissale e che la dice lunga su quella che è stata questa stagione e sul lavoro fatto da questa Inter, che è stato enorme. Beh sì, io non mi aspettavo un distacco simile, però ricordo ancora nelle settimane in cui la Juve rispondeva colpo su colpo, e più di una volta dissi mi auguro che il tempo sia il fattore in cui confidare per dilatare un distacco che sul campo e nei numeri è nettissimo, molto più di quei 2, 3, 1 punti di quel periodo. Non pensavo di arrivare a una ventina di punti dall'una e dall'altra, però sono sicura, guarda, sono comunque più vicini alla realtà i più 20 di oggi che il più 1, più 2 di qualche mese fa, per quanto mi riguarda. Tant'è che l'Inter sta distruggendo ogni record, differenze reti, attacco, difesa, qualsiasi cosa. Adesso si stanno giustamente godendo con le famiglie la parata sotto i settori dello stadio con lo striscione, e come hai detto prima, dopo quest'ultimo passaggio in campo doveroso, via alla festa, anche se poi ci sono ancora delle partite da giocare. Ma tu dici, Simo, sono più giusti questi distacchi rispetto a quella lotta testa a testa? Beh, diciamo che la partita che abbiamo visto ieri tra Juventus e Milan certifica abbastanza questo, perché al di là di tutte le tabelle, di tutto quello che è stato detto, di tutta la difesa ad oltranza da parte di molti media nei confronti di Pioli ed Allegri, si è visto come due squadre che non hanno una proposta di calcio, hanno giocato molto sul cercare di speculare sull'avversario nella partita di ieri, soprattutto cercare di difendere e ripartire prima ancora che di costruire. C'è stata proprio la sensazione di un Inter che fa, non dico un altro sport, ma di sicuro gioca ad un altro livello, quindi assolutamente strameritato. Che cosa ci portiamo a casa, Simo, da questa partita di oggi? Che cosa possiamo segnalare a chi magari non l'avesse vista? Ma il cambio Arnautovic-Barella che fa chiudere con le 3 punte è interessante, anche se giustamente fa parte un po' del clima di festa. In linea generale è entrato anche Buchanan, il tanto invocato Buchanan. Non ha fatto nulla di particolare, ma mi auguro di vederlo più spesso nelle prossime. No, beh, per il resto tatticamente più o meno le solite cose. Se vuoi, per fare anche un po' di cronaca extracampo, la cosa più bella di oggi è stata il passivo di onor del Torino, che non era dovuto, era previsto, l'avevano detto, però secondo me in uno sport, ma soprattutto in un calcio che è sempre più avvelenato da certi modi di tifare che onestamente non mi piacciono e così via, trovare anche questo tipo di gesti può sembrare banale, secondo me non lo è, ma in ogni caso è giusto farlo notare, e quindi sono molto contento e faccio un grandissimo applauso al Torino. No, anche perché arriviamo da una settimana in cui invece abbiamo visto una grossa fatica nel celebrare lo scudetto dell'Inter e nel fare i complimenti all'Inter, cosa che si è detto anche Pioli, l'abbiamo commentato, in settimana dice è facile per Inzaghi fare i complimenti al Milan dopo la vittoria. Inzaghi aveva fatto i complimenti al Milan anche dopo la sconfitta, quando 2 anni fa in questo stadio, in questi momenti, l'Inter stava piangendo, sì, ma di, diciamo, rabbia, di delusione, di
comunque di tensione, anche per aver visto il Milan vincere lo scudetto. Era un clima abbastanza surreale in quel finale post Inter Samp. Oggi l'Inter invece celebra lo scudetto, l'Inzaghi aveva avuto la lucidità di fare i complimenti al Milan, nel lato Milan invece hanno avuto qualche difficoltà in più. Simo, è stato il finale giusto comunque, adesso forse dalle prossime partite qualche esperimento in più lo vedremo, magari anche negli uomini, qualcosina di diverso nelle prossime gare lo vedremo. Oggi era giusto festeggiare così. Il Torino ha fatto una buonissima fase difensiva, molto organizzata. Chiaramente l'espulsione di Tamese a inizio secondo tempo ha cambiato un po' l'andamento della gara, espulsione che per Marelli non c'era. Per noi l'abbiamo analizzata, Simo, ci sono 4 elementi da analizzare, 4 elementi c'erano tutti e 4, espulsione più che corretta. Io l'ho detto subito, sono rimasto molto colpito dal giallo in presa diretta perché mi sembrava talmente evidente che fosse rosso e per fortuna poi è intervenuto il VAR. Io non ho capito questo dubbio, questa cosa che ha detto Marelli, perché mi sembra davvero un cercare un pelo nell'uovo che c'è, cioè c'è il pelo nell'uovo, ma è un pelo nell'uovo, cioè aggrapparsi a un lievissimo cavillo, a una cosa molto molto vaga per provare a supportare una decisione di campo che di supportabile non aveva praticamente nulla, non l'ho capito. Il doxo è una delle poche cose nel regolamento che, come hai detto bene, è chiara, o c'è o non c'è, nel senso ci sono 4 parametri, se ci sono è rosso, se non ci sono è giallo, non è questione di interpretazione, di asticella più o meno alta nei falli da parte dell'arbitro. Era un rosso chiaro e per fortuna è intervenuto il VAR. Tutto sommato poi a livello di arbitraggio, visto che comunque l'abbiamo detto la prima volta con una terna femminile era un tema, secondo me sta una partita. È difficile dare un giudizio perché quando la gara è così poco anche importante, tra virgolette, non è facile. Questo è un errore abbastanza grave perché comunque secondo me era ben visibile dal campo. Un paio di fischi che secondo me potevano starci e che non sono stati appunto dati. Per il resto partita abbastanza tranquilla, non ci ho visto grandi cose da notare. A parte faremo poi le pagelle, quindi andremo a dare i voti anche ai singoli. A me, oltre alla prestazione di Çalhanoğlu, chiaramente al centro del gioco, doppietta decisiva, direi abbastanza scontato il premio di MVP di giornata. Mi è piaciuto Barella, sempre nel vivo dell'azione, fa un passaggio illuminante per Lautaro che non sfrutta al meglio. Lautaro non segna, non si sblocca, ma per me anche oggi è stato sempre dentro la partita e mi è piaciuto quello che ha messo dentro per la squadra. Ho visto un Pavard forse tra i più vogliosi nel primo tempo, in una squadra che andava ad un ritmo con una marcia in meno rispetto al solito e fare tantissimo movimento. Queste un po' le prestazioni che mi vengono da segnalare. Anche un De Vrij che all'inizio ha dovuto prendere un attimo le misure, ma con Zapata era una sfida veramente tosta da tenere dal punto di vista fisico, quindi anche De Vrij oggi ha risposto presente. Bastoni un errore a inizio primo tempo, a metà primo tempo, su un passaggio che rischiava di creare una grande occasione per il Torino, ma poi anche una sortita offensiva in grande stile che ha fatto una grandissima giocata, quindi anche Bastoni poi è venuto fuori. Non so Simo se tu hai altri nomi da segnalare da questa gara. No, io segnalo solo sul tema Lautaro, non abbiamo ancora capito al 100% perché in diretta non è facile poi senza l'audio, però pare che il rigore di Çalhanoğlu abbiano consentito Lautaro di farglielo tirare perché loro volevano farlo tirare appunto al Toro e quindi anche questo lo faccio notare perché è un segno da capitano. Çalha poteva benissimo lasciarlo e lui che non segna da un po', che sta anche inseguendo il titolo di capocannoniere, poteva approfittarne e tirarlo, invece ha deciso di non farlo. Se così è, ma mi pare di aver capito che sia andata così, mi sembra proprio il classico gesto da capitano e quindi è giusto farlo notare. Ringrazio Top One, è sempre un piacere seguire la partita con voi, ma oggi con le nostre faccette rilassate lo è stato ancora di più, campioni d'Italia, e questo è l'urlo che ci accompagnerà in questi festeggiamenti. Grazie Top One, grazie a tutti voi, vi lascio il link in descrizione per iscrivervi al canale, per seguirci su www.passioninter.club per entrare a far parte della nostra grande community, e a parte troverete le pagelle di questa partita.